tutti, eccomi qua in un nuovo video. Voglio dirvi già buon 1° maggio a tutti e anche buona festa della mamma. Io sono in compagnia con queste profumatissime fragole, belle, grosse, rosse, e come oggi ho proprio voglia di fare un dolce classico per la festa della mamma, la crostata con la marmellata di fragole. E quindi voglio subito approfittare per fare gli auguri a tutte le mamme e adesso iniziamo. Vi faccio vedere gli ingredienti che ho scritto qui per questa ricetta. Potete fare anche una foto se volete. Gli ingredienti sono qui, questi, quindi un uovo, il burro 150 grammi, lo zucchero 100 grammi, farina 300 grammi, sale, giusto soltanto un pizzico di sale, e marmellata circa 400 grammi. Ma se avete bisogno, appunto, fate una fotografia. Questo lo metto qui davanti. Ho già preparato la marmellata, l'uovo eccolo qua, qui ho già versato la farina, metto così ed eccomi qua. Allora, ho imburrato la famosa, ormai la conoscete, la mia, questa qui a forma di cuore, appunto per la festa della mamma. Penso che sia veramente bella, e l'ho già imburrata e ho messo già della farina. Nel frattempo adesso spengo qui perché ho messo il burro lì dietro, il burro che si sta sciogliendo. Io preferisco scioglierlo perché così diventa più facile il lavoro. Incomincio subito a prepararla. Incomincio ad aprire l'uovo, ecco qua, lo rompo, non so se riuscite a vederlo. Lavo le mani, le avevo già lavate prima, ma adesso dopo aver toccato l'uovo preferisco rifarlo perché non mi piace lavorare con l'uovo nelle mani, almeno non adesso che siamo all'inizio, ma perché adesso inizio a girare gli ingredienti semplicemente con la forchetta. Poi arriverà un momento, tra un poco, che girerò tutto con le mani. Infatti ho già tolto gli anelli, niente anelli. Ecco qua. Quindi all'interno, nella ciotola, c'era già lo zucchero, mi sono portato un po' di lavoro avanti
quindi avevo già messo la farina con lo zucchero, ripeto, lo zucchero sono 100 grammi, la farina ho messo 300 grammi di farina, ho messo anche già un pizzico di sale e l'uovo l'ho messo insieme a voi e il burro. Giro ben bene, ecco qua. C'è chi una volta che si è formato così, vedete, vi faccio vedere, c'è chi lo mette in una pellicola e lo lascia nel frigorifero un'ora, 50 minuti. Io invece non ho mai fatto così, io non l'ho mai messa nel frigorifero. E visto che vedo che è già pronta, incomincio già a fare la sfoglia. Anche per la sfoglia ci sono delle persone che usano magari il mattarello. Io invece mi regolo direttamente con le mani, cioè prendo una parte dell'impasto, circa un tre quarti dell'impasto, e incomincio a pigiare con i polpastrelli. L'altezza deve essere di circa, bisogna fare attenzione ovviamente che l'altezza sia uguale, quindi schiaccio ben bene, di solito dal centro, poi pian piano pigio e vado ai bordi. Poi c'è chi ama molto la crostata col bordo alto, c'è chi lo ama basso. A me piace col bordo alto perché sinceramente a me piace proprio soprattutto il bordo della crostata. La marmellata sì, ovviamente, però il bordo, gli angoli, tipo quest'angolo qui, la fine del cuore, quello spero di riuscirla a mangiare. E tra l'altro sono fortunata perché mio marito invece il contrario, lui preferisce le parti centrali. La stessa cosa per quanto riguarda la focaccia. Quando faccio la focaccia mi piace molto il bordo e a lui no, invece mi piace la parte centrale. Quindi, perfetto. Quindi fate attenzione che l'altezza deve essere uguale. Non è che magari al centro ci sono dei punti dove l'altezza è più alta rispetto ad altri punti, no, deve essere uguale. Qui. Ecco qua. Adesso prendo la marmellata, l'ho già versata qui. Che profumo di fragole, che profumo! Io ho scritto 400 grammi, ma vediamo un pochettino se va bene così. Nel frattempo mi blocco un attimo, lavo le mani perché ho le mani tutte d'impasto e accendo il forno perché il forno deve essere preriscaldato. Eccomi qua. Veloce, veloce, veloce. Ecco qua. Allora, il forno lo metto a 150, no, a 170, forno a 170
quindi lo preriscaldo e poi ventilato, e la crostata dovrà rimanere nel forno circa 40 minuti, 50, dipende dal forno. Non tutti i forni hanno bisogno dello stesso tempo. Questa volta io di solito cosa faccio? Faccio proprio la crostata classica, quindi con le striscioline classiche normali, tutte dritte, oppure zighi-zaghi. In questo caso invece voglio fare qualcosa che non ho mai fatto, quindi voglio utilizzare l'impasto che è rimasto per fare magari una forma al centro proprio della crostata. E gli ingredienti che sono scritti qui sono gli ingredienti per un diametro di 24, massimo 27 centimetri. Adesso prendo la formina, eccola qui la formina. Ho scelto questa qui, quindi un fiorellino, lo userò per fare una bella forma, ma in questo caso sì che ho bisogno di un bel mattarello. Arrivo subito. Voglio prenderla e farvela vedere da vicino prima di infornarla. Arrivo! Eccola qua. Non posso
piegarla molto perché altrimenti la marmellata scivola, e quindi questo è l'altro lato, questa è la crostata. Vediamo se il forno è ben riscaldato. Pronta per metterla nel forno. La temperatura è veramente molto buona, quindi tenetela per 40 minuti, controllate, verificate se va bene, se è ben dorata la uscite, altrimenti regolatevi, perché normalmente 40-50 minuti è il tempo. La tengo lì e ci rivediamo dopo con il risultato finale. A dopo! Ecco qua il risultato finale. L'ho messa qui in questo piatto e poi, siccome è rimasta un po' di pasta, allora ho deciso di fare i biscotti. Adesso metto dello zucchero a velo. Ecco. E quindi qui i biscotti con lo zucchero a velo, con la pasta che è rimasta, l'impasto. Ecco qui la crostata. Magari sarebbe bello metterci vicino delle fragoline. Che ne dite? Va bene così? Un po' troppo? Metteteci un po' di fantasia, così il piatto diventa anche un pochettino più bello. Va bene? Io vi saluto così e buona festa delle mamme a tutte voi. Ciao!